Ciao e bentornati nel mio canale. Oggi vediamo come gestire al meglio i plugin pesanti sulla CPU, in particolar modo riferendoci ad Acoustic Audio, una ditta tutta italiana che fa dei plugin spettacolari ma decisamente pesanti sulle CPU. E questo lo sanno molto bene gli utenti di Pro Tools. Non perché Pro Tools sia una ciofeca come qualcuno sostiene, ma perché effettivamente da quel lato Logic e Reaper riescono a gestire i plugin in maniera un po' più snella e quindi a lavorare meglio. Oltretutto leggo spesso su gruppi dedicati all'audio o forum che il problema con Pro Tools persiste, quindi mi sono detto: perché non provare a dare qualche suggerimento e riuscire anche solo magari ad arginare, se non risolvere, il problema? Ora facciamo qualche prova e vediamo effettivamente come si comportano i plugin di Acoustic Audio in Pro Tools, in Logic e in Reaper, e come possiamo risolvere il problema del troppo carico sulla CPU. Vi consiglio di guardare tutto il video perché alla fine apro gli stessi plugin in Logic e in Reaper nelle stesse modalità e vi garantisco che ne vedremo davvero delle belle. Da non crederci. Ma prima di cominciare, se ti fa piacere, iscriviti a questo canale e attiva la campanella delle notifiche per sapere quando pubblicherò nuovi video. Questo è il brano. Batteria, basso, pad, pianoforte, 2 stanze di Exhale di output su Contact. Le tracce vanno per gruppi, quindi la batteria tutta al suo bus, il basso tutto nel suo bus e i synth tutti nel loro. Poi tutto va nel mix bus e va al master. Come vedete qua abbiamo tutto Virtual Instrument aperti via MIDI e nessuna traccia audio. La situazione peggiore per poter mixare un progetto. Sempre meglio avere tutto audio in modo da liberare le risorse che servono ai Virtual Instrument per essere elaborati e processati. Come vedete il buffer è già a 1024, il massimo che io potevo usare. Ora proviamo a caricare un'istanza di Plugin Alliance BXSSL 4000E, un plugin che mi piace moltissimo, e vediamo quanto pesa. Intorno al 20%, niente male. Carichiamolo su tutte le tracce in prima posizione in modo da emulare il comportamento di un banco analogico. Il Plugin Alliance, Control SSL 4000E. Infatti vedete che lo sta aprendo e nonostante ne abbiamo messe un po', siamo comunque intorno al 20-23% come massimo. Ottimo. Ora carichiamo qualche plugin di Acoustic Audio e vediamo cosa succede. Partiamo con un plugin, il Diamond Color EQ 3. Questo, Diamond 3, voilà. Sempre il solito picco appena si apre e poi torna intorno al 20%. Niente male. Poi ci posso lavorare, fare quello che voglio, eccetera, però funziona e il carico qua è ottimo. Se accendo il pre, ovviamente il consumo sale e siamo già picco a 100 ma poi intorno ai 30, gestibile. Ora proviamo a caricare un plugin molto pesante, Send 3 Strip, quindi l'emulazione SSL di Acoustic Audio. Send 3 EQ. Dov'è? Qua. 3 pre. No, 3. Oh, oggi non lo trovo. Send 3 Strip. Vediamo cosa succede. Bam! 100% subito, overload continuo, non c'è proprio niente da fare. Non funziona, l'unica cosa che posso fare è toglierlo. Adesso vediamo se va. Niente, ok. Questa è la situazione peggiore. Quindi non parte neanche. Vedete che è completamente bloccato. L'unica cosa potrebbe essere o chiudere e riaprire, oppure vediamo se funziona. Resettare senza neanche darglielo, solo cambiarglielo e poi tornare a 1024 col buffer size. Ok, e in questo caso funziona, almeno è ripartito senza doverlo chiudere e riaprire. Quindi send ci sta niente da fa, come si dice. Proviamo ora a caricare invece un altro plugin. Pink lo guardiamo dopo. Erin, che è molto bello ma pesa moltissimo, Erin EQ. Questo è fantastico, suona da Dio. È molto molto interessante, ma guardate la CPU, 100% subito. Anche qua, nada. Qui devo per forza, come con Send, toglierlo. Ora proviamo con Pink 4. Vediamo come si comporta.
direi bene. Siamo al 19-20%. Niente male, vediamo un po'. Ok. Qui sono già accesi comunque i componenti e siamo intorno al 21-20. Niente male. Questo dipende molto dal lavoro che ha fatto Acoustic Audio nello sviluppo dei suoi core. Questo è uno degli ultimi e direi che è decisamente più leggero. Quello di Send è più pesante, come avete visto, ma probabilmente nei prossimi aggiornamenti le cose miglioreranno. Nel mentre, come possiamo però appunto alleggerire il carico? Togliamo questo. Dobbiamo passare da un altro plugin, cioè il Blue Cat Audio Patchwork, in questo caso stereo non synth. Questo plugin può caricare al suo interno altri plugin di terze parti in formato VST, VST3 e AU. Li ho provati tutti e tre e adesso vediamo cosa succede a caricare Send 3 in formato VST, che da quanto ho provato è il migliore come resa sulla CPU, e vediamo le differenze col suo formato originale AAX Native. Quindi così, qua, vogliamo il Send 3 strip, questo, vediamo, attenzione, attenzione, siamo intorno all'8% col plugin attivo, prima era decisamente inutilizzabile. Sentiamo se va. Direi di sì. Adesso ovviamente tutti i componenti, quindi gli EQ e i comp, sono disabilitati. Accendiamoli, 1, 2, quindi apriamo il 4000, ok, il compressore era già attivo e gli diamo anche i bus, ok. I filtri possiamo anche attivarli del tipo A, siamo intorno, ok, tutto aperto. Insomma, dobbiamo quindi ridargli il buffer. Siamo anche su una Pro Tools Aggregate IO. Io in genere uso la Babyface Pro FS e anche quello devo dire che aiuta. Però già così, ridandogli il buffer a 1024 massimo, siamo al 44%. Ovviamente devo anche stare attento a quanti ne carico, però diciamo che così è anche decisamente utilizzabile. E il nostro sistema, vabbè, adesso c'è la Pro Tools Aggregate, dovrei mettere la Babyface e andrebbe ancora meglio. Comunque sono sempre a 1024 di buffer e direi che funziona abbastanza bene. Proviamo adesso non a togliere questo ovviamente, ma a togliere il plugin da qua. Chiudiamo l'interfaccia e carichiamogli, invece di Send gli mettiamo Erin. È un plugin da mastering, lo usiamo così per vedere un po' se funziona, quindi Erin EQ ST stereo. Ok, caricato. Se prima era al 100, ora siamo intorno al 20, grazie a Blue Cat Patchwork. Disabilitiamo i meter, visto che funziona meglio, è ancora un po' più leggero. Ovviamente dobbiamo abilitare le componenti, quindi i vari EQ. E direi che funziona molto bene anche. Questo è molto bello, anche Send, però. Sì, perché no? Vediamo, e siamo intorno al 33. Insomma, questo Blue Cat ci fa un bel servizio, devo dire. Come ho detto all'inizio, ora facciamo una comparazione con Logic e Reaper. Vediamo un po' come va. Eccoci in Logic. Ho creato una traccia instrument con una corda di Native Instruments, ho suonato una parte di piano molto semplice e adesso apriamo Send, Erin e Pink e vediamo cosa succede. Apriamo Send e con tutte le componenti attive siamo intorno al 50%, un po' di più, quindi tanto sale, ok, siamo qua intorno. Comunque, diciamo meglio di Pro Tools, nel formato AAX era proprio inutilizzabile. Proviamolo in azione.
ok, con un po' di comp andiamo a dei valori indicativi al momento. Ok, filtri da capo. Diciamo che siamo intorno al 70%. Tantino direi. Comunque si può utilizzare. Ecco. Ora proviamo Erin, chiudiamo Send, apriamo questo sotto, Erin e Q. E anche qua appunto siamo già, cioè funziona, ma siamo al 100%, quindi siamo assolutamente oltre. Non sto neanche a giocarci, diciamo. Tanto siamo già al 100% e abbiamo già capito come va. Se comunque lo muovo, vabbè un pochino, però sentite che, ecco, come non detto. Ora proviamo Pink, lo accendiamo e lo apriamo, eccolo, componenti attive, siamo come un picco a intorno ai 60, eravamo qui intorno, ok. Vediamo adesso utilizzandolo in azione. Siamo già quasi al 70%. Siamo un po' altini, ecco, come utilizzo. Però comunque lo usiamo e non abbiamo crackles. Come con Erin. Mi stavo dimenticando di Diamond. Proviamolo un po'. Apriamolo e accendiamolo. Ok, picco e poi resta lì. Ok, decisamente troppo. Proviamolo, ma... Comunque utilizzabile, però voglio dire... Insomma, la cosa pazzesca avviene adesso perché caricando all'interno di Patchwork gli stessi plugin che ho caricato anche in Pro Tools nello stesso formato VST, vediamo cosa succede. Apriamo Send, lo attiviamo, abbiamo tutte le componenti già attive, attiviamo il plugin e passiamo dal 25% non attivo, attenzione, a un bel 75%. Quasi, ok? Proviamo ad utilizzarlo, ma siamo già molto alti. Ok, funziona. Però siamo molto alti. 80% addirittura. Signori, qua è evidente. Tra Logic e Pro Tools vince Pro Tools. L'avreste mai detto? Ora proviamo con Erin e Q. Erin, apriamolo, attiviamolo e via. Tutto già attivo e siamo già al 100% senza neanche fare play. Proviamo lo stesso, ma... Ok, almeno va. Vediamo se... no, niente da fare. E Pink come se la cava? Vediamo un po'. Pink 4. Accendiamolo, apriamolo, tutte le componenti aperte, siamo intorno al 50% e non stiamo ancora usandolo. Vediamo un po' come suona. Partiamo là. Siamo intorno al 75-80%, vediamo con questa banda in più. Comunque siamo molto alti e anche qui possiamo dire che vince Pro Tools. Incredibile, veramente incredibile. È una cosa che
mai mi sarei aspettato. Giusto per fare un ultimo paragone, ho caricato anche SendStrip in formato AU, cioè il formato di Logic, nel Patchwork in formato sempre AU. Vediamo come va, direi uguale. In questo caso non funziona. Stessa cosa. Esatto. Qui sotto invece ho caricato il formato VST3, esatto, vediamo se funziona meglio. No, direi che è la stessa identica cosa. Quindi tra Logic e Pro Tools con Acoustic Audio in Patchwork, the winner is Pro Tools! Grandioso! E Reaper è considerato la DAW con la migliore gestione dei plugin sulla CPU, quindi vediamo come si comporta. Qua abbiamo lo stesso pianoforte e adesso apriamo Send e siamo, ottimo, 7.3, niente male, qui niente da dire, ok, vediamo lavorandoci però. Effettivamente Send funziona molto bene, qui la CPU è al 7.5, 4, buono, qui niente da dire, chapeau. Mentre Erin, vediamo, aperto e vediamo questo come va. Aia, un po' di glitch. Qui, lavoro sui core, non ancora fatto come su, ad esempio, Diamond o su Pink, ma comunque confidiamo nei prossimi aggiornamenti. Mentre se apriamo adesso Blue Cat e facciamo la stessa cosa di prima, partiamo solo con Erin e Q e basta, e vediamo come va questo, che è già aperto, ma gli ho aperto il formato VST mi pare. E niente, fa lo stesso effetto. Effettivamente gli ho aperto all'interno di Patchwork il suo formato, ma non lavora diversamente. Questo ovviamente con un buffer di Reaper a 1024. Sicuramente alzandolo, vediamo un po', 4096. Proviamo, apply e ok. No, devo dire che Erin anche a 4096 comunque fa un po' di glitch. Quindi il vincitore assoluto, the winner is Pro Tools. Non l'avrei veramente mai detto. Ovviamente questo per quanto riguarda la mia personalissima esperienza e configurazione. Ci terrei però anche a conoscere la vostra esperienza in merito, con Pro Tools, con Logic e con Reaper, magari anche con computer non proprio recenti come il mio. Quindi vi invito a scrivermi nei commenti e a postare la vostra esperienza in merito. E se avete suggerimenti, alternative valide, domande o dubbi riguardo la gestione dei plugin sui computer, mandatemi tutte le vostre richieste, così avremo modo di confrontarci con piacere. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al mio canale e a far girare questo video il più possibile, perché come ha risolto a me un sacco di problemi sulla CPU, lo può risolvere anche a tantissime altre persone e può essere davvero d'aiuto. Quindi facciamo girare questo video. Ciao, alla prossima!